Opel sceglie la Scozia per mostrare il restyling di uno dei prodotti di più grande successo nella sua gamma, la Mokka, che non solo guadagna una nuova forma ma ha anche un nuovo nome, si chiama Mokka X da oggi, e la vettura la distinguete subito dal modello precedente per via di una nuova presenza scenica del frontale. Ci sono nuovi gruppi ottici con firma luminosa LED decisamente più importante, la vettura ha una larghezza apparente maggiore rispetto al modello precedente, i fari sono full LED nei modelli di punta, quindi non hanno più le lampadine alogene come nei modelli standard, ma hanno l'illuminazione a LED, che però non è Matrix come su Astra, ma ha le funzionalità AFL, quindi è in grado di accendere e spegnere gli abbaglianti, ma non di creare un fascio luminoso in grado di non abbagliare chi precede. 4,27 m la lunghezza, 1,65 m la dimensione altezza, 1,78 m la larghezza. La vettura quindi è nel cuore del segmento C, pesa 1355 kg, esattamente come la precedente, a un passo di 2,55 m. La zona posteriore è un po' meno cambiata, lo vedete, ci sono questi fari che più o meno riprendono esattamente il look del modello precedente per quanto riguarda il guscio esterno, mentre all'interno c'è un nuovo disegno dei LED e c'è anche proprio un nuovo disegno della parte caterifrangente, nuovo disegno anche per il fascione paracolpi, con questa integrazione grigia che va a sottolineare l'aspetto SUV e lo scarico in bella vista. Per quanto riguarda le ruote, abbiamo delle 18 pollici, in questo caso gommate 215-55 sia davanti che dietro. Ci troviamo alla guida della versione 4x4, poi vi dirò come va, motorizzata a 136 cavalli, il motore è il 1600 turbo diesel da 320 Nm di coppia massima e 136 cavalli. Andiamo a salire a bordo, andiamo a vedere come è fatto dentro. Il disegno della plancia lo vediamo, rimane un bel cruscotto ad onda. Nella zona centrale spicca la presenza dell'OnStar da 8 pollici, molto completo, con navigazione e sistemi di integrazione con gli smartphone di ultima generazione. Al centro rimane la climatizzazione, sotto rimane un pozzetto con la presa 12 volt, l'AUX e l'USB. Pozzetto che possiamo andare a ritrovare anche nella zona posteriore, protetto da serrandina. Per quanto riguarda i materiali, non sono per niente male quelli del pannello porta, lo vediamo, è molto buona la gomma che va a rivestire la zona superiore, un po' meno quella della zona inferiore, sentite il rumore che fa quando ci passo il dito, e anche quella della zona centrale della plancia non è che sia il massimo per quanto riguarda la qualità, mentre la zona superiore è davvero molto bella. Il volante mi piace molto, è rivestito in pelle con una bella cucitura a contrasto, è fatto molto bene, è bello da impugnare, ci sono tutti i comandi del caso per quanto riguarda il cruise control e anche per quanto riguarda il sistema multimediale. Andiamo a vedere come si sta seduti dietro. Eccoci qui, il sedile è regolato sulla mia posizione, vado a regolarmi un attimo il poggiatesta. Allora devo dire che si sta particolarmente comodi, lo vedete, praticamente non tocco con le ginocchia, sono a filo. Tenete conto che il sedile è regolato su una posizione di 1,90 m, io sono ovviamente alto 1,90 m, visto che il sedile anteriore è regolato su di me, si sta bene, devo dire, non è per niente male. Una vettura che al suo interno vanta anche nella zona posteriore una bella finitura dei sedili, il pannello porta riprende sostanzialmente quanto visto anteriormente, e dietro vediamo c'è anche una presa 12 volt per andare a caricare gli smartphone. Andiamo a vedere infine come è fatto il bagagliaio. 357 litri la cubatura, in questo momento ci sono, lo vedete, 2 trolley da cabina, avanza anche dello spazio, il sedile si fraziona in modalità 60-40 e può arrivare fino a 785 litri di carico utile. Non ci sono particolarità come le prese di corrente 12 volt o altre cose, e l'illuminazione è riservata solamente a questa lampada nella zona sinistra. Ora non ci rimane che andare su strada e vedere come va. Guidare a sinistra con la guida a sinistra non è certamente la più facile delle cose, però viene più semplice quando si ha una guida così rialzata e si ha una visione a 360 gradi tutto intorno, proprio come sulla Mokka X, una vettura che non guidavo da 3 anni, praticamente sì, dal lancio avevo guidato il primo modello, si chiamava ancora Mokka e non Mokka X, e devo dire che l'ho trovata molto diversa da questa, non tanto per quanto riguarda l'estetica, che ovviamente è cambiata, ma è un fattore soggettivo, può piacere o non piacere, ma è molto diversa. Devo dire che si guida molto meglio rispetto alla precedente, grazie al 1600 turbo diesel che ora pulsa sotto il cofano. C'è tanta Italia sotto
a quel cofano perché il propulsore viene sviluppato a Torino in GM Powertrain, quindi è un motore che ha 136 cavalli, ha 320 Nm di coppia massima, quindi è un motore che per caratteristiche ricorda un po' i 2000 di qualche anno fa, però a differenza dei 2000 di qualche anno fa è molto più silenzioso, un motore che all'interno di questo cofano si fa sentire solo nelle fasi di accelerazione più violenta, ma poi quando si va a 70-80 km/h su strade come queste, ma anche a velocità autostradale, procedendo in sesta marcia a meno di 2000 giri, insomma non si sente, è un propulsore che fa benissimo il suo mestiere, lo fa anche consumando molto poco. In 150 km di strada il nostro computer di bordo fino adesso ha rilevato una media di 5,1 litri di gasolio ogni 100 km, quindi un consumo davvero bassissimo, un consumo sicuramente eccezionale, considerando che la vettura è molto voluminosa ed è anche abbastanza pesante perché pesa più di 1400 kg. Tra l'altro ci troviamo alla guida della versione con trazione integrale, pesa 65 kg in più rispetto alla versione a trazione anteriore, disponibile su questa motorizzazione anche con cambio automatico. Invece il cambio automatico, che è un normale convertitore di coppia a 6 marce, non è disponibile quando scegliete la trazione integrale, quindi al momento, nella fase di acquisto, se volete il cambio automatico sappiate che dovrete rinunciare alla trazione integrale. Se la volete però potete acquistare il 1.400 benzina da 152 cavalli che arriverà tra qualche mese, ma questo è tutto un altro paio di maniche. Il 1.600 turbo diesel quindi si dimostra un motore perfettamente in linea con le esigenze di questa vettura, notevolmente migliorato rispetto alla Mokka di precedente generazione, che tra i difetti sicuramente aveva quello di essere molto rumorosa. In questo caso abbiamo una vettura addirittura silenziosa quando lo sentite, anche quando si va a marciare. Adesso siamo a 70 all'ora, praticamente il motore non si sente, sparisce completamente. Il lavoro fatto per migliorare la Mokka da questo punto di vista da parte di Opel è eccezionale. Il comfort di bordo è come al solito molto buono, tralasciando l'aspetto acustico. La seduta ricorda molto quella del precedente modello, anche la triangolazione pedali e volante e sedile è praticamente la stessa. Lo spazio a bordo è sostanzialmente invariato, come è invariato lo spazio del bagagliaio. Non è best in class, è un bagagliaio abbastanza capiente comunque per le esigenze di 4 persone, ed è un bagagliaio che appunto permette di entrare nell'abitacolo con i nostri carichi più lunghi, per arrivare quasi a 800 litri di carico. È una vettura quindi adatta sicuramente alle esigenze della famiglia, non è sportiva nelle caratteristiche di guida. Quando si va a guidare nel misto stretto si sente che un po' il corpo vettura si muove, è un assetto abbastanza morbido, in particolar modo con i 18 pollici che stiamo guidando in questo momento. Non è certo l'essenza della sportività, però questo non significa che la vettura non sia piacevole da guidare. È una vettura morbida ma giusto compromesso, ideale appunto per le famiglie, e non è certamente la scelta più giusta per chi cerca il massimo delle performance. Per chi vuole performance sicuramente conviene rivolgersi ad un altro tipo di vettura. Passando alla tecnologia bisogna fare due discorsi differenti. Una riguarda le tecnologie di assistenza alla guida. Mokka forse è rimasta un filino indietro, non c'è il cruise control attivo, non ci sono, c'è un sensore di distanza che ti avvisa solamente del fatto che ci si sta avvicinando troppo velocemente alla vettura, quindi suggerisce la frenata, non frena autonomamente. Anche il controllo di corsia non viene corretto attraverso delle correzioni automatiche sul volante, ma si viene solamente avvisati del fatto che si sta abbandonando la corsia involontariamente. Invece dall'altro punto di vista l'IntelliLink apre diversi mondi. Non parliamo solamente dello schermo da 8 pollici, ma anche di tutti i servizi ad esso collegati. All'interno della vettura c'è una scheda 3G che permette di accedere a dei servizi online, permette di condividere una connessione wireless con 7 device all'interno della vettura, ma soprattutto c'è il sistema OnStar che permette di richiedere un ristorante, permette di chiedere delle indicazioni, permette di prenotare un albergo. È un servizio di concierge vero e proprio che permette a chiunque ne sia in possesso di utilizzare, di rimanere concentrato sulla guida e di utilizzare tantissimi servizi dedicati, con un call center dedicato che risponde nella lingua in cui è stato impostato il sistema di navigazione. Quindi se siamo in Scozia, come in questo momento abbiamo il navigatore impostato in italiano, possiamo parlare con un operatore di OnStar in italiano.
Collegamento a OnStar in corso. Invio dati, posizione in corso. Questa chiamata potrebbe essere registrata ai fini di un controllo qualità. OnStar le habla Sasha, come può aiutarle? OnStar le parla Sasha, come posso esserle utile? Oh, buongiorno, sono Emiliano Perucca. Senta, vorrei prenotare un ristorante a Edimburgo questa sera, un ristorante italiano. Mi potrebbe cercare qualcosa? Sì, un attimino, metti un attimo in attesa, per favore. Grazie. Grazie. Ok. Allora, voglio dire, noi non possiamo effettuare prenotazione. Io posso verificare il ristorante ad Edimburgo, un ristorante italiano, Ok. però non possiamo prenotare, purtroppo, mi dispiace. Perfetto, allora mi può Bene. cercare un ristorante italiano e magari mi può indicare, me lo può aggiungere come punto all'interno del navigatore, si può fare? Certo, come no. Un attimino di pazienza. Grazie. Prego. Quindi voi potete fare tutto, ma non potete ad esempio prenotare il ristorante o non potete prenotarmi l'albergo? L'albergo sì. Il L'albergo ristorante potete purtroppo prenotarlo? non. Sì, l'albergo sì, sì, sì. Ok. Allora le dico, c'è la Concia, c'è se no Veritas Dino Ristorante, Zanzero, Nova Pizza Vegetarian Lei Chicken. può verificare anche i prezzi? No signore, questo non abbiamo la Ok. possibilità, mi dispiace. Va bene. Non so, c'è il 4-0, Papatro, Gusto, Ok. Dizzy. E uno particolarmente centrale? Allora verifichiamo una magari centrale. Un secondo. Allora, invio il Contino Ristorante, si trova a George Street. Perfetto, allora È mi mandi. abbastanza centrale. Bene, allora mi mandi pure questo magari come punto nel navigatore, poi così lo raggiungo. Molto volentieri, lo sto inviando in questo momento. C'è qualcos'altro che posso fare prima? Perché nel momento in cui riceverà la telefonata si disconnette automaticamente, quindi non lo so, c'è qualcos'altro? No, per il momento la ringrazio moltissimo. Va bene, allora mi raccomando non prema nessun pulsante fino a quando non lo vede comparire nello schermo, Va ok? bene, grazie. Buon appetito, buona giornata, Altrettanto, arrivederci, buona grazie a voi. La chiamata OnStar è terminata. Arrivederci. Ok, allora l'operatrice del call center ci ha mandato la posizione del ristorante che ci ha suggerito. Continui il ristorante, è in centro a Edimburgo, volendo potremo premere vai e il nostro navigatore ci porterebbe a destinazione. Prova terminata, chiudiamo col prezzo, circa 19.000 euro salvo promozioni, un prezzo sicuramente interessante per una vettura che ha saputo rinnovarsi molto nel look e anche nei contenuti tecnologici. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook naturalmente, su automoto.it. Ciao!